Ciao, in questo video vedremo questa macchinina, come già visto nell'intro, che tramite due sensori, due fotocellule, riesce a seguire un tracciato. È un piccolo esercizio didattico per i principianti, per capire appunto come si montano questi semplici kit e per iniziare a capire un po' il funzionamento dell'elettronica. Andiamolo a vedere. Il prodotto arriva in questa confezione, il codice su Amazon è 060 EP, costa meno di 14 euro. All'interno c'è questo sacchetto con lo schema, che è questo, tutto scritto in cinese, elenco materiali che ci sarà utile, comunque è comprensibile perché c'è il reference e il valore. Questa è la pista che dovrà poi andare a seguire la macchinina. È la pista che danno di test, poi ne farò una in terra con del nastro adesivo nero. In pratica la macchinina dovrà poi seguire la pista in questo modo qui. Il circuito stampato è un monofaccia, monorame, in FR4, quindi materiale molto buono. Qui abbiamo il simbolo della fotoresistenza e il simbolo del LED emettitore, con l'indicazione dove è il più del LED. Qui abbiamo i reference dei componenti, i due trimmer e l'interruttore. Andiamo a vedere i componenti. Abbiamo i due motori con riduttore incorporato, abbastanza belli. Non riusciamo a girarli perché è ridotto tantissimo. Dopo provo ad alimentarli a 3 volt perché l'alimentazione è a 3 volt. Andiamo a vedere lo schema dove sono collegati i motori. I motori sono pilotati da 2 transistor prendendo la tensione della batteria. In parallelo ai motori ci sono anche i LED di stato, quindi destro e sinistro. Quindi 2 motori, il portabatteria, le ruote con la gomma antiscivolo che penso vada messa sopra, così, perfetto. Un'altra ruota, le ruote, poi abbiamo un po' di meccanica, la mettiamo da parte che poi vediamo a cosa serve. Questo è del biadesivo che penso serva a fissare il portabatteria e forse anche i motori. Dei pezzi di filo per collegare i motori al circuito stampato. Vediamo i componenti elettronici, quindi abbiamo dei LED rossi, 4 LED rossi, 5 mm, che sono questi, penso, LED 1, LED 2, LED, diametro 5, diametro 5, D1, D2, D4, D5, D4, D5, D1, D2, D1, D2, che sono sopra che segnalano, e D4, D5 sono sotto, che sono quelli che mettono il fascio che deve rilevare la fotoresistenza. Interruttore on-off, i due trimmer da 10 kg, 103 vuol dire 10 kg, sarebbe 10 con il moltiplicatore, quindi per 1000, 10.000. Zoccolo di tipo economico, sono i pini un po' piegati, dovremo raddrizzarli. Integrato LM393, speriamo che funzioni. Transistor S8550, che sono quei due transistor qua, infatti c'è scritto 8550, sono dei PNP, due viti autofilettanti, le due fotoresistenze, in pratica sono resistenze, poi prima di montarle te le farò vedere, che variano il valore col variare della luminosità, e le troviamo qui. In pratica vanno a variare la tensione che c'è su questo operazionale. Ogni fotoresistenza ha il suo trimmer di regolazione. Due condensatori elettrolitici, uno da 100 microfarad a 25 volt e l'altro anch'esso, che li troviamo qua sui LED emettitori 100 microfarad. Sul circuito sono questi qua, C1, C2, 100 microfarad. Un po' di resistenze, vediamo se riesco a decifrarle. Verde 5, 5 viola, 5 7 0 diviso 10, quindi 57 ohm dovrebbero essere. Vediamo se abbiamo delle 57 ohm. Sono queste 51 ohm, presumo. Eccole qui, 51 51 51 51, sono 4. Hanno messo delle 57, 51 57, è praticamente la stessa cosa. Poi abbiamo queste resistenze, sembra marrone, nero, nero e marrone, 1001, quindi 1 kilo. 1 kilo sono queste due qui, R7 R8, R7 R8. Queste qui sono 100
quindi 100 diviso 10, quindi sono due resistenze da 10 ohm, sono R9 e R10. Questi due qui ho arancio nero, quindi 330 330 più marrone che per 10 330 0 3300 ohm, 3,3 kilo R3 R4 R3 R4 sono quelle due qui e basta, quindi una cosa molto semplice. Il montaggio ultimato deve venire così, quindi il portabatteria va incollato col biadesivo qua sopra e i motori, quello che volevo capire io come vanno fissati, sono così, perché ecco la vite autofilettante serve per fissare la ruota sul motore. Qui ci va la vite autofilettante che la posso anche mettere subito. Il collegamento dei motori è qui, quindi con due fili dovrò collegare il motore, lo vediamo dallo schema dove è collegato il motore, è collegato tra il meno e i capi dei transistor o delle resistenze R11 R12 R11 ed R12. Vediamo se hanno fatto i pin per soldare il motore. Eccoli qua, sono questi allora il motore. Questo va qui, questo qui è il meno e questo va al transistor e questo va al transistor che è il più. Ok, quindi in quei due punti lì ci va il motore. Vediamo se c'è destro e sinistro di questi o se sono uguali. Sono perfettamente uguali. Qui è dove vanno soldati i fili. Anche qui non c'è più o meno, però dovremmo rispettare il senso di rotazione, se no uno mi gira avanti e l'altro mi gira indietro. Procedo a testare i motori con l'alimentatore. Alimentatore impostato 3 volt, vediamo quindi se gira e l'assorbimento. Assorbe 260 mA, sono meno di 1 watt. Vediamo l'altro. Questo assorbe qualcosina in più, è quasi 1 watt. Strano che due motori uguali. Riprovo questo. Eh sì, questo qui consuma un po' meno. Quindi i motori funzionano. Volevo provare le fotoresistenze. Ho collegato la fotoresistenza al multimetro sulla misura degli ohm. In condizioni di buio sono 100 kΩ circa. Condizioni di luce bassa sono 2,2 kΩ. Con una luce forte vicino sono 220 ohm, 2 kΩ e col buio 100 kΩ. Come dico sempre in tutti i miei video, kit acquistati dalla Cina non bisogna fidarsi nemmeno delle resistenze, quindi andiamo a testarle proprio tutte una alla volta per vedere che il loro valore sia corretto. 10 ohm, quindi proprio tutte a una, se sono in tolleranza. Adesso io testo le resistenze, i trimmer, i condensatori e pure i LED se si accendono, quindi vado sul prova diodi e mi assicuro che i LED si accendino. Questo funziona, sono LED ad alta luminosità, lo vedo perché si accendono tantissimo già col multimetro e così li provo tutte. Per provare il trimmer vado sulla portata ohmmetrica, misuro prima di tutto gli estremi, questo è 10 kg, quindi deve misurare 10 kg sulle estremità 9,7. Dopo con il cursore a metà devo misurare 5 kg da una parte rispetto al centrale e 5 kg dall'altra, 5 e 5, e se voglio posso anche provare a rotare a vedere se funziona, ma già così è una brava prova perché misuriamo sia la resistenza massima del potenziometro sia dove è posizionato il cursore, quindi a metà corsa sono 5 kg per entrambi i lati, 5 kg 5 kg. Le resistenze da 50 ohm che ho visto prima, il secondo colore non è violetto ma è marrone, è un marrone venuto un po' male, infatti sono 50,1. Sono un po' fuori tolleranza, però diciamo che vanno bene. Per il lavoro che devono fare sono più che buone. Per provare gli altri componenti posso fare uso anche del prova componenti di questo multimetro. Metto il LED dove c'è il prova Zener, anche se la tensione è circa 35 volt, però è limitata in corrente. Adesso misuro la corrente, in pratica ho questo multimetro sui milliampere in serie per vedere quanta corrente passa. Sono 3,7 milliampere, quindi il LED non si danneggia. Quindi posso testare direttamente i 4 LED velocemente, mettendoli appunto così
vedo se si accendono e li provo tutti e 4. Allo stesso modo provo anche i 2 transistor, potrei mettere anche lo zoccolino, adesso lo prendo che così è più semplice. Questo zoccolo mi permette di inserire facilmente il transistor. Primo test, e dovrebbe darmi un PNP con un HFE che è il guadagno di 317. Vediamo quest'altro se ha il valore più o meno simile. Perfettamente uguali, ottimo. Quindi i transistor sono buoni, i condensatori elettrolitici posso provarli anche loro qua. (101 microfarad) SR06, proviamo quest'altro, infatti sono, come abbiamo visto prima, 100 microfarad. Poi questo qui lo proviamo con un altro strumento, 102 microfarad 06 di ESR. Per provare l'integrato LM393 faccio uso di questo prova integrati, lo metto qui, accendo, rischiaccio enter, LM393, l'ha riconosciuto perfettamente. Prima di procedere al montaggio preparo piegate tutte le resistenze. Con questo strumento piega resistenze, possiamo piegarle anche a mano, ma con questo vengono meglio. Lo trovi su internet un po' ovunque, costa pochissimo, un pezzo di plastica. Se è la stampante 3D trovi anche i file per stampartelo in casa. Le preparo tutte perché saranno poi anche i primi componenti che andrò a inserire per poi saldarli. Io ho usato un passo di larghezza un pochino più largo in maniera che ci sono tutte incastrate dentro, quindi anche se ruoto non cadono. Questo mi facilita la saldatura. Dei diodi LED hanno segnato il più, anche qua, più. Di solito invece si usa segnare il catodo, che è lo smusso. Qui c'è uno smusso. Il più è il pin lungo. Il pin più lungo lo mettiamo così sul più. Semplicissimo. Anche qua, pin più lungo sul più. I 2 condensatori elettrolitici. Facendo anche qui attenzione alla polarità, sul condensatore è indicato il meno e non il più, il meno che è la fascia, che è dove c'è la parte tutta rigata, il più anche qui è più lungo come i LED. Anche questi sono abbastanza incastrati, non dovrebbero cadere. Procedo alla soldatura anche di questi. Io i componenti preferisco sempre puntarli da una parte, controllare che siano diritti, li raso e poi li saldo in maniera che lo stagno vada anche sulla punta. È una sciocchezza, ma se sono in ambienti in cui si forma ossido, avere la punta del componente stagnata qui sopra evita l'ossidazione. Ho cercato di raddrizzare i piedini, ma come l'ho raddrizzato un piedino si è rotto, perché a quanto pare, eccolo qua, sono talmente delicati che si spaccano. Guarda, solo guardarli. Materiale molto scadente. Guarda come si spaccano. Mai visto una cosa simile.
prendo quindi uno zoccolo dei miei. Uso uno zoccolo con cottatti, si dicono a tulipano, hanno l'interno dorato, quindi non c'è il rischio che anche togliendoli, rimettendoli più volte gli integrati, non c'è il rischio che ci siano falsi contatti. Anche qui rispettiamo pin 1, che è questo in basso qua dove c'è lo smusso. Questo adesso devo tenerlo con un dito e puntarlo perché altrimenti cade, se no devo mettere una spugna e fissarla con delle pinzette come avevo già fatto vedere in un altro video. Prima di fissare i motori col biadesivo al circuito stampato bisogna preparare i fili, però guardate che filo hanno messo. In pratica tutto isolante con un filo rigido, sembrava flessibile ma c'è un filo solo rigido, questo qui si spacca solo guardarlo. Guarda, esce pure dalla sua guaina. Pessimo, quindi il filo lo porterò in discarica perché proprio di un filo così non me ne faccio niente, uso il mio filo flessibile che ho. Guarda addirittura cosa succede se io tiro. È uscito tutto il rame dalla sua guaina per tutta la lunghezza. Ho quindi usato i miei cavetti, li ho saldati, ho usato il rosso nero invertito perché siccome uno sarà a destra e l'altro a sinistro dovranno girare uno in senso contrario rispetto all'altro. Adesso procedo a saldarli qui, ne fisso uno e così saldo i fili. Vediamo di tenerlo più o meno a filo. Ok, tocca il più è quello verso il transistor, quindi il più è questo qui. Purtroppo non c'è la piazzola da questo lato, quindi dobbiamo saldare dalla parte del filo, quindi ne saldo uno alla volta. Se dovesse poi girare al contrario dovrò invertirli, lo provo subito perché se no dopo montato quell'altro non riesco più a entrare a dissaldarli, il biadesivo ormai ha fatto presa. Provo a alimentarlo. E come al solito quando c'è il 50% della possibilità di errore, chissà come mai, ma è sempre al contrario. Adesso li inverto perché gira al contrario. Ho quindi collegato i fili con i colori rosso-nero rispettando il meno che arriva dal circuito stampato e li ho collegati in questo modo. Questo è il motore di sinistra, guardandolo dall'altro, questo è il motore di destra. Adesso prima di saldare le fotoresistenze e i diodi monto questa vite che è quella che farà da appoggio come vediamo da questa foto. Poi vedo qui che hanno messo del termoristringente sulle fotoresistenze, probabilmente per impedire che la luce arrivi lateralmente, ma deve essere visibile solo sulla punta della fotoresistenza. Farò anch'io la stessa cosa. Quindi fissiamo questa vite in questo modo, adesso possiamo stringere e poi in punta monto questo dado cieco, qui scorre
su una superficie lucida, perché questo tappetino al silicone non permette lo scivolamento. Diamo una stretta anche questo. Adesso devo fare le misure. La fotoresistenza non ha la polarità, quindi addrizzo bene i piedini, vediamo un po' quanto è lunga. Adesso farò una misura, prendo il termorestringente, lo metto sopra il led, non essendo tanto lungo, vediamo, rimane molto rialzato rispetto al piano, quindi adesso la distanza me la dà il led, quindi li monterò così. Ho preparato le due fotoresistenze con il termorestringente, però mi è saltato all'occhio che una è di un colore e una di un altro colore. Prima ne avevo provato solo una, adesso le ho riprovate entrambi e hanno una resistenza diversa. Sull'elenco materiali dicono che devono essere uguali, R13, R14, R13, R14, CDS5, che sarà il nome della fotoresistenza, e hanno resistenze diverse. Questa è 10 kg con questa luce, questa qui è affiancata, quindi dovrebbe darmi anche lei 10 kg, ma ne misura 6 e 3, quindi è quasi la metà. Bisognerà agire sul potenziometro ed eventualmente cambiare questa resistenza da un K per bilanciare questa differenza di valore di fotoresistenza. Ho saldato LED e fotoresistenza in questo modo, poi vedrò se fare degli aggiustamenti più o meno a stessa altezza, anzi questa qui andrebbe un pelino ribassata. Poi prima di collegare la batteria volevo andarlo a alimentare con l'alimentatore qui, mi salderò due fili, e prima di montare il comparatore volevo andare a portare a massa il pin 7 col 4 e il pin 1 sempre col 4 per vedere se i motori mi girano correttamente. Ho montato il portabatteria, adesso con questo cavettino farò un cavallotto tra il 4 e il 7, il 4 e il 2, l'interruttore d'alimentazione, ok, si accendono i led, fanno anche una bella luce, poi andremo col tester a misurare che tensioni ho qui in questi due punti qui girando i trimmer. Prima vediamo se i motori girano correttamente, quindi 4 e 7, ok, gira anche giusto, 4 e 1, perfetto. Quindi vediamo col test tra il meno e i capi dei potenziometri. Ho collegato il multimetro, adesso sono su R8, quindi sono in quel punto qui, quindi al pin 2 dell'integrato. Ho 0,9 volt con il bianco, se tolgo il bianco va a 1,7 e se gli metto il nero, che è la mia pista, dovrebbe aumentare ancora, 1,6. 1,7 e col bianco diventa 0,8. Sull'altra fotoresistenza ho gli stessi valori, quindi per adesso i trimmer li lascio così. Adesso vado a inserire l'integrato togliendo tensione, spegnendolo proprio sull'alimentatore, qui è anche l'alimentatore. Inserisco l'integrato e poi andiamo a provare se tutto funziona. Prendo anche le batterie. Ok, inserite anche le batterie. Proviamo ad accendere, dovrebbero partire i motori, vediamo. Giriamo sul foglio bianco, senza appoggiare le ruote. Bisogna metterlo nelle condizioni che sono accesi entrambi. Mettiamo la pista molto piccola, poi vedo se riesco a disegnarne una più grande sul pavimento. Bellissimo. Proviamo nell'altro senso. Funziona perfettamente. Ottimo. Eccolo, in pista. Pista disegnata. Ah, cosa è successo? C'è l'aggiuntura delle pastrella che l'ha ostruito.
Carino, no? Bellissimo. Ottimo, quindi con delle piastrelle chiare e del nastro adesivo nero possiamo disegnare tutte le forme che vogliamo. Come hai visto, è stato molto semplice montarla. A parte i piccoli problemi che abbiamo visto, filo, fotoresistenze, che poi non si è rivelato tanto un problema perché i trim compensano, è venuto un bel giocattolino. Spero che il video ti sia piaciuto e noi ci sentiamo, vediamo al prossimo video. Ciao!